Intanto buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Ni. Buenos dias. Sì, a parte buenos dias. Ma dopo l'alba spettacolare che abbiamo visto stamani, tutto rosa, prometteva bene, sembrava una giornata soleggiata. E invece è arrivata una nuova perturbazione, ha inglobato il paesino di San Martino del Camino, San Martin del Camino. Il cammino ci voleva. Ci voleva il camino perché è freschino, si parla in rima, sono 5 gradi al momento. C'era il punto sosta, carico e scarico, abbiamo fatto tutti i servizi, siamo ripartiti, lasciamo questo paese immersi in una nuvola di... che cos'è? Di nebbia. Nebbia sembra, non lo so. Nebbia... C'è un dettaglio, che siamo a 1000 metri. Infatti. Quasi 1000, siamo a 900 metri. Non l'avevamo detto ieri perché non l'avevamo guardato nell'altimetro e invece quando l'abbiamo scoperto siamo rimasti un po' scioccati. Non ce lo aspettavamo. Perché è un altopiano probabilmente, non abbiamo avuto la percezione di fare una salita per arrivare in montagna. Nel frattempo i cartelli del Cammino di Santiago continuano, praticamente affiancano tutta la strada. Neanche noi diciamo sopra Charlie, ma accompagniamo un po' virtualmente i camminatori che poverini stanno riprendendo di nuovo la pioggia. Sicuramente chi fa il Cammino di Santiago lo fa ovviamente per sé e a volte anche per altre persone magari o che non ci sono più o per altre situazioni di salute, quindi comunque il richiamo è molto forte, la vocazione è forte e ci vuole tanta forza di volontà. E quindi direzione Santiago. Prima ci dovrebbe essere una tappa intermedia, ma poi arriveremo anche noi. Eccoci in Galizia! 12% di salita. Da qui entriamo ufficialmente in Galizia, nella comunità di Lugo. Lugo, yes. Siamo sempre sulla rotta del Cammino di Santiago. L'abbiamo visto da due simboli importanti, la statua del pellegrino che avete visto e poi da una sorta di capanna, chiamiamola così, poi vi spieghiamo meglio dopo perché c'è una storia dietro. Ci sono i paletti della neve lungo la strada. Per forza, siamo oltre i 1300 metri e ancora si sale. Il cartello Alto de Sebreiro 1300. Yuhu! Qui c'è un villaggio che si chiama O Sebreiro, proprio così, O Sebreiro. Benvenuti in Transilvania. Qui abbiamo il meraviglioso panorama che però non vediamo assolutamente. Benvenuti dalla Befana. Della serie Immagina puoi. La Befana vi dà il benvenuto. Ragazzi, che lavori. Vediamo un po' dove si può arrivare. E qui abbiamo il panorama su tutta la vallata. Mamma mia. Ma ti rendi conto? Mi rendo conto che giornata che abbiamo scelto, ragazzi. Però non abbiamo poteri alti. Però abbiamo la foto. La foto del paesino, cioè il paesino è una piccola parte, poi qui ci sarebbe tutta questa bella vallata. Questa vallata qui è quella che si vede. Però il paesino è famoso per due cose. È famoso per delle abitazioni tipiche che si chiamano paiosas da paglia. Sono delle appunto abitazioni antiche con il basamento in pietra e i tetti completamente in paglia. Ne sono rimasti alcuni esemplari tutt'oggi, sono state abitate fino a pochi anni fa e da poco convertite
in residenze turistiche, musei, comunque in luoghi adibiti alla visita turistica, come queste ad esempio che vediamo nella foto, questa e queste qui che sono all'interno del piccolo borgo ancora intatte. Ora vediamo cosa si riuscirà a vedere, scusate il gioco di parole, con questo clima. Poi la seconda cosa importante di Ocebreiro, c'è una leggenda che narra che qui nella chiesa di questo villaggio sia custodito il famoso Sacro Graal. Credere alla leggenda? Non lo sappiamo. Sicuramente è un forte richiamo per i pellegrini che proseguono lungo la via del cammino per arrivare a Santiago de Compostela e passano proprio da qui. Qui abbiamo le prime case con il tetto di paglia e questa graziosa chiesetta. Arrivando subito nel paesino si incontra questa grande chiesa, che è la chiesa di Santa Maria de Ocebreiro. È una chiesa di origine pre-romanica ed è la prima che si incontra entrando in Galizia. Quindi diciamo è il primo stop che il pellegrino affronta entrando appunto nel territorio galiziano. Dietro di me c'è questa colonna che praticamente riporta tutte le targhe delle varie associazioni che hanno visitato questo posto e questa chiesa. C'è Saragozza, San Pedro, varie località, Madrid e varie provenienze. Siamo entrati anche nella chiesa che era aperta, c'è anche la messa. La messa di oggi è domenica. Oggi è domenica, messa in spagnolo. Bellissimo. E davanti a noi si apre subito il corso centrale del paese. Cioè è una roba da... Una roba fiabesca. Fiabesca, ora ecco, ve la sì. mostriamo subito. Autumn leaves, please hurry before I start to worry and his face gets blurry. My love, I send you kisses. E la chiesa di Santa Maria, come vi ho detto, pre-romanica, il luogo di culto più antico posizionato proprio sulla rotta giacobea, ha anche un'altra particolarità. Sul suo campanile la campana suonava molto spesso per richiamare i pellegrini e per far sì che nelle giornate tipo questa non si perdessero e trovassero la rotta in direzione appunto di Santiago de Compostela. Pare che all'interno, noi non abbiamo visto targhe e traccia, ma ripeto, c'era in corso la messa, non volevamo disturbare, sia conservato proprio qui il calice del Santo Graal. Smell still lingers as I close my eyes. Oh, I've tried to set aside all this longing, but it won't. E questa, ragazzi, non è la campana che richiama i pellegrini dispersi, ma la campana di mezzogiorno che richiama gli affamati alle mense. Allora, lì si fa sempre lì. Nel frattempo che Fede esplorava ho trovato questa bella targa, che è una targa in memoria dei monaci benedettini e dei sacerdoti che dall'anno 836 aspettarono i pellegrini e praticamente resero questo posto un luogo di accoglienza per i pellegrini lungo appunto il cammino di Santiago. Qui ci sono i pellegrini che escono dalle locande, loro hanno già mangiato, noi ancora no. Sembra di essere in Scozia però, ragazzi. I send our best wishes. Snow will fall and I'll be on your arm, my love. Borgo antico molto molto pittoresco, Davvero. Guardate che tetto di paglia, occhiano scivolare sulle foglie bagnate. My love.
forchetta con l'olio toscano, quello buono. Quello buono, visto che suonavano le campane del pranzo. Questo è solo l'aperitivo, Poi nella pentola c'è qualcosa di più concreto, succulento. Per dirla in modo spagnolo, il caldo c'è. Il caldo? Sono curioso. Sai che cosa significa caldo? So che si scalda. No, caldo in spagnolo è il brodo. Ah, il brodo. È il brodo. Visto che fuori ci sono 4 gradi, un brodo caldo ci vuole. Ho fatto un brodino con un po' di legumi, una cosa abbastanza veloce, diciamo. Buon appetito, ragazzi. Wow. Il caldo del pellegro. Del pellegrino. Questo è il caldo del pellegrin. Ovvero il brodo del pellegrino. Ci vuole, ragazzi, Ci scalda almeno un pochino perché ci vuole oggi. Finito il nostro pranzo, ci rimettiamo in movimento mentre intanto si è aperto l'orizzonte, il panorama. Classico abbiocco post pranzo, anche perché stiamo andando verso il mare, ma prima ci fermeremo in una città interessante, o almeno così suggerisce la mappa. Eccola che la vediamo dall'alto, Lugo, non di Romagna, E nemmeno Lugano, questo è Lugo. perché c'è anche il Lugo di Romagna. Bella però, sembra un mix tra palazzoni residenziali e poi c'era la parte antica. Stiamo salendo perché Lugo è ubicata su un promontorio. Ma dietro la salita cosa c'è? La rotonda? No. La discesa dite voi? Nemmeno. C'è il temporale laggiù. c'è un nero, c'è un cielo nero. È uscito ora il sole e laggiù minaccia pioggia, mamma mia, in maniera pesante. Ed ecco davanti a voi la particolarità di questa città, ovvero le mura di cinta storiche e che la rendono appunto una città unica nel suo genere, come vi ho già anticipato, patrimonio dell'UNESCO. Park4Night abbiamo trovato un'area sosta per i camper gratuita che è proprio qui sotto perché si scende e fuori dalle mura, quindi dovrebbe essere a piedi molto vicino per fare una passeggiata all'interno delle mura. Questo funziona e questo no. Arrivati nel parcheggio, ha piovuto talmente tanto che un faro ha smesso di funzionare. Si è bruciata l'ennesima lampadina. Io non so come mai questo Ducato è una bomba, uno spettacolo, ma zero problemi, se non il sensore del il filtro del gasolio. Però bisogna dire che le lampadine dei fari sono un punto debole, perché ne abbiamo già bruciate da quando l'abbiamo comprato diverse, vero? Sì, o non chiudono bene, non è sigillato bene il vano del faro, non lo sappiamo, spesso si bruciano, magari passiamo davanti a degli specchi, a delle vetrate e ci rendiamo conto che funziona un faro sì e l'altro no. Infatti ora è sceso Fede, ha controllato e questo destro dalla parte di qua, ciao, ci ha abbandonato. Raramente guidiamo di notte, quindi non ce ne accorgiamo mai dei fari se non funzionano.
Però È una bella niente. noia, perché anche perché le lampadine, queste cavolo di H7, come cavolo si chiamano, queste recenti, costano un sacco. E poi comunque non è solo per quello, ma apri, smonta, togli, apri il vano faro, cambiale, eccetera, eccetera. Insomma, una noia, via. E una volta ci si è pure rotto tutto il faro, è toccato smontare tutto il faro per cambiare una lampadina. Vabbè, ne abbiamo una scorta dietro, cambieremo la lampadina. Tutti voi che avete i camper, diteci se anche a voi succede questo problema delle lampadine e dei fari. Oppure se conoscete un tipo di lampada magari più stoica, che vada ovviamente con l'attacco giusto per il Fiat Ducato, o magari ne hanno tirata fuori Come marchio. sì, come marchio o come modello che ci va, però che hanno tirato fuori un altro modello recente che magari non si brucia così spesso. Boh, ci sono i fari all'oxenon, ma quelli però Non va a lo so. sapere, costano anche di più però. Sì, quello è vero, però insomma se dura poi uno se le ripaga, no? Perché queste qui durano meno e quindi siamo lì, se le cambi ogni 15-20 giorni. Vabbè, poco male. Buongiorno ragazzi, Buongiorno dalla Scozia! o dalla Ah, no. Transilvania. Oh no, ho sbagliato. No, non siamo in Scozia. Non siamo nemmeno in Transilvania. No, Siamo in Galizia. in Galizia, e in Galizia diceva che piove, Mm. piove sempre. E infatti anche stamani piove. E vabbè, noi Però- ci siamo armati di ombrelli, belli incappottati. Non è freddo per niente, No, è soltanto umido. E quindi andiamo a vedere il Lugo. Facciamo un giro del luogo. Ah. Guardate che alberi, sembra piccolo, ma come Marta si avvicina, guardate la maestosità. La mia mano. Che Le bellezza. proporzioni. Eh? È gigante, è bellissimo. Tutto ricoperto da questo muschio, bellissimo. Un'opera d'arte della natura. Quanti anni avrà? Tanti. Wow, guarda qua. Ed eccoci arrivati nel centro storico, dentro le mura, con un ingresso trionfale. Noi siamo qua, dove è la X. Questo ovviamente è tutto il centro storico circondato dalla fortificazione, dalle mura. È piccolo, quindi si gira bene. Qui subito a sinistra troviamo la cattedrale e questo è il convento di San Francesco. Ora noi faremo un giro sperando che si apra un po' il cielo. Abbiamo trovato il cartello informativo che ci dà qualche descrizione sulla piscina romana. Ovviamente stiamo parlando tutto dell'epoca romana. Nel frattempo è arrivato anche il gruppo. Circa dal IV secolo d.C. la decorazione ha origini africane, pensate un po', come motivi. E si crede che potessero appartenere, ci sono diciamo due teorie accreditate, a un battistero del Paleocristiano, o non si esclude la possibilità che potessero essere parte di un bagno termale o addirittura di un bagno domestico, quindi di una abitazione romana. E questa piazza dove abbiamo trovato la piscina romana è la piazza di Santa Maria, con alle mie spalle la cattedrale e il museo diocesano. Ed eccola signori, eccola,
l'obelisco dell'UNESCO, ci fa quasi rima, la targa che attesta la meraviglia di questa città di Lugo. Leggo con voi e vedo che c'è scritto che in riconoscimento del suo valore, eccezionale valore, il 2 dicembre dell'anno 2000 tutta la fortificazione muraria della città di Lugo è stata iscritta nelle liste di patrimonio mondiale, ovviamente da parte dell'UNESCO, al fine di proteggerla come beneficio per tutta l'umanità. La muraglia di Lugo fu costruita alla fine del III secolo d.C. per difendere tutta la città appunto di Lucus Augusti, questo era il nome romano, e è il più bel esempio di perimetro di muraglia intatta di tutta l'epoca tarda romanica, di tutta l'Europa, pensate, occidentale. E ora ci facciamo una bella passeggiata sulla cinta muraria che fa tutto il giro, Ci sono tante case antichissime, molte sono abbandonate, chissà che non verranno riconvertite un domani e recuperate. E abbiamo notato anche tantissimi murales in tutta la città, come quello davanti a noi, con le mura. Guarda qua che cartolina che abbiamo. È una città di pittori e di writers, probabilmente un tocco di colore in questo grigio perenne perché questa, ragazzi, è la porta delle perturbazioni atlantiche. Cioè, noi siamo qua su nell'angolino, veramente a nord-ovest, e arriva di tutto dall'Atlantico. Infatti 5 minuti non piove, gli altri 5 minuti dopo arriva l'acqua nebulizzata, dopo ancora viene giù uno scroscio d'acqua, tipo scozzese il tempo. E infatti tante le persone, abitanti, viaggiano con l'ombrello, sono abituati con i cappucci. Qui è un po' così. Probabilmente in primavera e estate magari se la godono, perché qui c'è un bel frescolino, tutto verde, tutto rigoglioso. Il caldo, diciamo, atroce dell'Andalusia qui non lo sentono. Però ecco, venendoci in questo periodo, insomma, dovrete fare i conti con questo clima. Now I see it clearly in my mind, clearly where to start to decide to go on. Qui, ragazzi, abbiamo anche il mercato coperto. Ora andiamo a fare una visita al suo interno. Nel frattempo sta uscendo il solicino. Il solicino. Vai. I prodotti tipici. Che si deve prendere? Il pane, vediamo se si trova. Abbiamo fatto anche un piccolo acquisto, abbiamo preso un po' di pane fresco che ci vuole. Sì, quello è artigianale. Qui abbiamo un altro mercato, il mercato municipale. Guardate il soffitto. Abbiamo anche la mega scacchiera gigante. Stavamo ragionando che questa città è veramente tenuta bene, pulita e molto molto bella da visitare. Peccato solo per il sole, ma qui non abbiamo potere. Pedone, si può fare anche lo scacco, gli scacchi reali con le persone. Dov'è che sta la regina? Facciamo il re, il rei, la regina. Reina. Andiamo dal Cialdi, va, hai coperto. Inizia a piovere forte. Il sole! Il sole! Ce l'abbiamo fatta a vederlo. Io direi di andare al mare, che dite? Andiamo al mare? Al mare? Al mare. Non è al mare.
all'oceano. All'oceano. Per fortuna in Spagna nelle aree camper si trova sempre carico e scarico, quindi diciamo che lo facciamo quasi quotidianamente. Quindi abbiamo scaricato le nostre acque grigie e adesso Fede sta facendo il carico dell'acqua. Un servizio molto molto comodo e apprezzato per il turista, perché anche questa area, che poi di fatto è un parcheggio, non è custodito, non è recintato, ma era pieno di camper nonostante sia bassa stagione. Poi ripartiamo e andiamo in direzione di un'altra città molto interessante. Non era quella la destinazione top, perché la destinazione top per noi è Santiago de Compostela, ma abbiamo guardato il meteo, siccome domani mette una giornata soleggiata, abbiamo deciso di fare un cambio itinerario e guardiamo prima La Corugna, che è la città su al nord-ovest, proprio nella punta estrema della Galizia, e domani con il sole vedremo Santiago de Compostela. Grande quantità di pioggia che gli arriva da queste parti, hanno una vegetazione molto rigogliosa, molto verde. Questi che ci circondano sono tutti boschi di eucaliptus. Siamo ad una quota costante di 500 metri, ma presto arriveremo a quota zero perché andiamo al mare. Finalmente vediamo il mare, ma che dico il mare, l'Oceano Atlantico. E il sole! E il sole! Guardate, vi faccio vedere qualche immagine col sole. Questa è la pista dell'aeroporto della Corugna. Mi fa ridere perché è su una collina la pista, non è in piano e sembra piuttosto corta. Questo è il tratto finale, stiamo bypassando l'aeroporto e entrando in città. E ora giù come le zucche, tutta in discesa. Cercando di raggiungere questo parcheggio, ma è bella intricata la Corugna. Ci sono un sacco di rotatorie, strade, stradine e c'è una cura del verde maniacale. Abbiamo notato una cura maniacale di tutto il verde pubblico, le strade, i giardini, i parchi. Bella questa cosa, ci sono tantissimi operatori ecologici che puliscono, tagliano l'erba in continuazione. D'altra parte, con tutta questa pioggia per diversi mesi all'anno sarebbe un problema non mantenerlo, però veramente una pulizia incredibile, questi giardini perfetti. Così anche nella stessa città di Lugo. Questa è una considerazione che stavamo proprio facendo ora mentre arrivavamo qua. E vai, Centro Ciudad, 3 km al parcheggio. Sarà per la vicinanza al mare, sarà per il porto, ma stavamo parlando che questa città, così di primo acchito, ci ricorda Genova. È vero, ed è dalla Liguria che non vediamo il mare. Abbiamo attraversato tutta la Francia e la Spagna senza mai vedere il mare. E rivediamo il mare oceano proprio qui a Corugna, e con una città che proprio ha tante similitudini con Genova. Forte. Questa è la zona portuale di carico e scarico e infatti il murales lo testimonia. Che palazzo!
cazzo. Guarda questo. Guarda che roba. Semaforo rosso, così ce lo gustiamo ancora meglio. Sì, tutti merletti, tutto lavorato tantissimo con queste torrette, guglie. C'è un contrasto forte davanti a questo palazzo così lavorato incredibile. C'è un edificio super moderno e qua sopra abbiamo il casinò. E ora giù nel tunnel. Di qua il cielo è più grigio. Fuori al tunnel. Ecco il porto, ecco, Ecco il mare. porto, il mare, oceano. Iuh! E vai! Ciao, qui al castello. Parcheggio libero, però è un po' difficile. Difficile. Basta, prendiamo il taxi. E voilà! Salsicce pronte! Sembrano cotte bene, dai. Intanto abbiamo preparato un'insalatina con dei pomodori, 2 belle salsiccione a testa e via verso nuove avventure. Se come? Se come mucho. Got me feeling the air, and under these autumn leaves